Quali segreti conosceva Salomone? Salomone, figlio del leggendario re Davide, è una figura storica di grande saggezza e fama che ha lasciato un'eredità duratura. È noto per la sua saggezza trascendentale, documentata in libri come l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici e i Proverbi. Salomone, il cui nome significa il Pacifico, divenne re a 15 anni, prima della morte di suo padre. Il suo regno fu caratterizzato da prosperità, stabilità e sicurezza. La Bibbia menziona in diverse occasioni che Dio guidava e orientava Salomone in vari modi. Ereditò da suo padre un vasto impero che si estendeva dal confine con l'Egitto fino alle rive del fiume Efrate. Questo impero era un gioiello consolidato grazie all'alleanza strategica che re Davide aveva forgiato con Hiram I, il re fenicio di Tiro. Salomone utilizzò anche il potere del matrimonio per consolidare il suo dominio, sposando donne di diverse case e famiglie reali vicine. Tra le sue mogli, spiccava la figlia di un faraone egiziano, probabilmente Camon, della XXI dinastia. La leggenda racconta che ebbe 700 mogli, principesse, e 300 concubine. La poligamia era comune nell'epoca in cui viveva Salomone, ma il numero di mogli e concubine che Salomone aveva era considerato eccessivo, anche per gli standard dell'epoca. Secondo la Bibbia, si dice che si corruppe sotto l'influenza delle sue mogli, allontanandosi da Dio e adorando altri dei, tra cui la dea Astarte. La tradizione ci dice che la saggezza di Salomone superava quella di tutti i figli d'Oriente e dell'Egitto. Secondo le scritture, fu lo stesso Geova a donargli un cuore saggio e comprensivo, indicando che il re abbracciò la legge di Dio come la sua bussola morale. Salomone, noto per i suoi giudizi giusti ed equi, era una figura quasi divina che si credeva capisse il linguaggio delle bestie e degli uccelli. Nella tradizione ebraica, è visto come un profeta, con lo Spirito Santo che abitava in lui, ispirando proverbi e salmi. Formò un potente esercito, con 12.000 cavalieri e 4.000 carri da guerra per mantenere unito il suo impero e condusse leggendarie campagne militari. Inoltre, Salomone svolse un ruolo fondamentale nella fondazione di una serie di colonie israelite, contribuendo alla ricchezza del suo regno. Era un abile commerciante, comprando e rivendendo carri e cavalli dai vicini egiziani ad altri popoli. Trasformò la Palestina in un centro di attività commerciale di fama, stabilendo e proteggendo lucrativi percorsi commerciali terrestri e fondando porti strategici. Con le sue casse piene d'oro, Salomone lanciò un ambizioso programma di costruzione, con particolare rilievo per il primo tempio di Gerusalemme. Tuttavia, il suo programma di costruzione finì per diventare un peso per il suo popolo, poiché richiedeva tanto denaro quanto lavoro forzato. Durante il suo regno, Salomone implementò un nuovo sistema territoriale, sostituendo i territori tradizionali delle 12 tribù di Israele con 12 distretti con confini ridisegnati. Le ragioni di questo cambiamento sono complesse e sono ancora oggetto di dibattito tra gli storici. È importante notare che il cambiamento di Salomone fu controverso. Alcune tribù lo videro come una perdita dei loro diritti e autonomia tradizionali. Questa insoddisfazione potrebbe aver contribuito alla divisione del regno dopo la morte di Salomone. Salomone governava con un sistema di distretti che contribuivano alla corona, portando a un aumento delle tasse e al malcontento tra i cittadini. L'avidità e il materialismo alla corte del re, insieme al favore di Salomone per la tribù di Giuda, causarono risentimento tra le altre tribù di Israele. Dopo la morte di Salomone, suo figlio Roboamo salì al trono, ma si rifiutò di ridurre le tasse, portando alla divisione del regno. Salomone è noto per la sua leggendaria saggezza e dominio sulla natura, gli spiriti e i demoni. È accreditato di imprese straordinarie, come spostare le pietre del Tempio di Gerusalemme con la sua volontà.
Molti attribuiscono la fama di Salomone alla sua fede nell'adempimento dei comandamenti di Dio e all'umiltà che dimostrò chiedendo solo saggezza per governare. Probabilmente avrai sentito parlare della storia delle due donne che affermavano di essere la madre dello stesso figlio e che il re ordinò che il bambino fosse diviso a metà, poiché non era possibile determinare chi fosse la vera madre. Una concordò con la decisione, mentre l'altra supplicò per la vita del bambino, rivelando così chi fosse la vera madre. Re Salomone ha svelato leggi di condotta che governano tutti gli aspetti della vita, guidandoci nel realizzare i sogni. Nei Proverbi capitolo 16, versetto 16, è meglio acquisire saggezza che oro prezioso, e acquisire intelligenza vale più dell'argento. Valorizzava la diligenza, credendo che portasse all'abbondanza, mentre la pigrizia, associata all'egoismo, alla presunzione, all'ignoranza e all'irresponsabilità, porta alla povertà. Per Salomone, la speranza era un carburante per la realizzazione dei sogni, e una comunicazione efficace, che va oltre le parole, era fondamentale per il successo. Consigliava l'uso di parole gentili e un tono dolce per calmare i conflitti. Tuttavia, esiste un mito sul suo lato oscuro, che suggerisce che fosse un potente mago e fosse profondamente coinvolto nell'occultismo. Alcuni documenti, come il Testamento di Salomone e le chiavi minori e maggiori, menzionano il suo fascino per l'astrologia, l'esoterismo e persino l'interazione con gli dei di altre religioni. È anche noto per aver invocato demoni e spiriti, un interesse che presumibilmente iniziò quando sentì la storia di un servo attaccato da un demone. Salomone avrebbe ottenuto un anello potente che gli permetteva di controllare demoni e spiriti, e usò questo potere per costruire il Tempio di Salomone a Gerusalemme. Tuttavia, affrontò il re dei demoni, Asmodeo, che gli rubò l'anello e lo esiliò dal suo regno. Salomone recuperò il suo anello e il suo regno con l'aiuto dell'arcangelo Raffaele. Si crede che i rituali della chiave minore di Salomone aiutino le persone a affrontare e controllare la loro natura umana. Durante il suo regno, Israele godette di un'era di pace e prosperità senza precedenti. Queste storie contrastanti su Re Salomone evidenziano la complessità della sua figura e l'impatto duraturo del suo retaggio. Sollevano anche domande intriganti sulla natura della saggezza, la ricerca della conoscenza divina e la tensione tra il sacro e il profano. Queste questioni continuano a sfidare e affascinare studiosi e ricercatori fino ad oggi. E tu cosa ne pensi? Grazie per aver guardato e non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Ecco un altro video con una storia affascinante.